L'aeroporto, questo luogo magico dove ogni giorno milioni di persone vanno e vengono. Negozi di tutti i tipi, dai ristoranti alle farmacie, dagli hotel ai minigolf. E siccome si può fare proprio tutto, ci si può vivere dentro senza mai uscire? Un po' tipo The Terminal. E così ho provato a vivere una settimana in aeroporto. Salve Milano Linate! Lunedì 19 giugno inizia ufficialmente la nostra settimana in aeroporto. E siccome in aeroporto si può fare praticamente tutto, mi porterò solamente telefono, passaporto, computer, cuffiette, ma soprattutto come asso nella manica la nuova carta Ita Airways Platino American Express, che oltre a pagare tutto quello che mi serve ci permetterà di fare un sacco di cose. Infatti lo scopo di questa settimana non è solo sopravvivere, ma riuscire a fare più cose possibili rimanendo sempre dentro un aeroporto. Il tutto il più possibile nel comfort, per dimostrarvi che stare in aeroporto non è un dramma, ma può essere l'esperienza più bella della vita. E i titolari di questa carta hanno un sacco di benefit, a cominciare dal fast track che ti salta la coda. Tac, grazie. Controlli fatti col fast track super veloce. Quindi nelle prossime 168 ore devo procacciarmi tutto il necessario per vivere, dal cibo ai vestiti. Sarà una lunga settimana. Anzitutto servono due cose fondamentali: spazzolino e dentifricio. Tac, grazie mille. Abbiamo le mutande, o meglio i boxer. Ridi e scherza, è già quasi ora di mangiare. Alla lounge. Infatti con la nostra carta e la carta di imbarco di un volo operato Ita Airways abbiamo accesso alla lounge Piazza della Scala, tutta la zona per sedersi, un sacco di cibo, il bar e bagni super puliti. Molto bene, buon appetito. Che benessere. Boccaccino. Posso dire che mi ci potrei quasi abituare. È analcolico comunque. Dolcettino. Poi il bello degli aeroporti è che trovi sempre gente a caso. Gente che conosci, grande piffa. Vado a Napoli, vado a mangiare la pizza, ragazzi. Pizza boy, sapete, Buon viaggio allora. Anche a te, brother, buona avventura. Prima di partire recupero un paio di cose. Un libro è sempre un buon compagno di viaggio. Andiamo ad Amsterdam, tutti in coda al gate. Non è un problema nostro, perché tra i vari benefit abbiamo lo Sky Priority con il Priority Boarding. Quindi entriamo subito. Questo sarà il primo di una lunga serie di voli. Atterrati. Ciao, grazie. Aeroporto decisamente più grande. Si aprono mille possibilità. Allora. Parte l'esplorazione. No, il terrazzino panoramico è chiuso. E siamo in Olanda. Vuoi non prendere dei tulipani? Mi servono vestiti per domani. Comunque è incredibile come in aeroporto ci sia veramente tutto, dall'elettronica ai cosmetici. Si va al museo, signori. Eccoci qua. Rix o Rijks. Boh. Wow. E questa è la magia della pittura fiamminga. Fa stranissimo essere in un museo in un aeroporto, che poi sono letteralmente due stanze. Nel mentre recupero i vestiti per domani. Ok, ho preso calzine e magliette, così siamo puliti. Direi signora cena. E sul cibo problemi tendenzialmente non ne abbiamo. Per la prima notte abbiamo questo fantastico Yotel. Che roba. Sì, un po' di ansia al corridoio qua. Ma ti vedono in camera. Oh. Luce. Bagno, doccia, tavolino, tac, e letto. Siamo dei signori. C'è pure la TV. Ecco qua. Tiriamo giù. Là là. E il primo giorno è andato in scioltezza. Notte. Giorno 2. Comunque sto posto c'ha il checkout alle 7 di mattina. È stranissimo uscire dalla camera e trovarsi in un aeroporto subito. La cosa che amo degli aeroporti è che tra il via vai di migliaia di persone non esisti. Cioè è come se fossi un fantasma. Che posto magico. Check-in per il prossimo volo. Girettino alla spa. Massaggio. Ok, sono tutto unto ed è stato abbastanza traumatizzante. Non lo voglio più fare. Allora, premesso che non sono un tipo da massaggi, questa qua mi ha distrutto. Tra l'altro super imbarazzante, perché le ho chiesto se potevo fare il video al massaggio, risposta negativa, e questa qua mi avrà scambiato per un maniaco, non lo so. Sono solo uno youtuber. Però fighissimo il fatto di poter fare un massaggio in aeroporto. Qua c'è tutta una bellissima zona relax con questa libreria dove puoi prendere quello che vuoi per leggerlo. Bellissimo. Pianoforte. C'è pure il robottino
che pulisce. È praticamente il fratello maggiore del mio robot aspirapolvere. Pronti a cambiare aeroporto? Dai, prima di andare prendiamolo una calamita. Prossimo volo, sempre Sky Priority. Primo a salire sull'aereo, solo perché sono io. Buongiorno, comandante, buongiorno. Se mi date lei non va bene però, Posso? Checklist, orizzonte artificiale, tutta la strumentazione. Incredibile. Quindi questo è quello che vedete voi durante il volo. Sì, a parte questi vetri sporchi che abbiamo preso un po' di moscerini adesso. Ti hanno spiegato cosa sto facendo? Fai come Tom Tipo Hanks. The Terminal, esatto. Intanto qua stanno pulendo i vetri. Io sono del 99 e tu piloti dal 95. Lui fa il pilota da più tempo rispetto a quando io sono su questo pianeta, incredibile. Ragazzi, buon volo. Ciao. Buon volo. È sempre stato il mio sogno entrare in cabina. Che bello. Cochina, snack. Abbiamo pure il wifi con tanto di film. E siamo dei signori. We've now reached our destination. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie di tutto. Fiumicino, torniamo a giocare in casa. Il salvatore del mondo. Pianoforte, arte e la bella Italia è servita. Ora di pranzo, mi serve cibo. Posso dire che Fiumicino è l'aeroporto più figo d'Italia? Lounge, anzi, hangar lounge. Salve! Ed è tutto a tema hangar, guardate che figo. Con le cloche che tengono gli iPad con le pubblicità. Qua ci sono un po' di postazioni, altre poltroncine, tavolini e il super bar, ma soprattutto cibo. Per ora comunque tutto super liscio. Quasi quasi mi faccio un pisolino. Anche i bagni tematizzati a tema hangar. E guardate che fighi questi spazi insonorizzati da usare come piccoli ufficetti. Con la spina, altro cibo. A cosa mi serve l'ufficio quando mi basta questo? Molto bene. È tempo di cenare. Guardate che bella questa insalata di farro. Buon appetito. Mi spiace quasi abbandonare la lounge, ma tanto ci torniamo domani. Arrivederci, grazie. Camminiamo un po'. Sempre magico essere a Roma. Sì, dobbiamo accontentarci del cartellone. Guardate che belle. Molto, molto, molto bravi a mettere le statue così. Notare bene opere originali. Qua tutti chiudono. Possiamo andare a dormire. Hotel. Allora, tecnicamente sono uscito dall'area di transito e tecnicamente questa è l'uscita, ma abbiamo detto che finché rimango nell'edificio aeroporto vale. Non posso solo uscire nel mondo esterno. Comunque siamo solo alla fine del secondo giorno. Sarà una lunga settimana. Eccoci. Oh là là, spettacolo. Manca ancora un sacco di tempo da passare in aeroporto, ma noi ci crediamo. Giorno 3. Buongiorno Fiumicino. Fast track. Tac. E si vola. Mattinata shopping. Devo per forza prendere questa. Ora sono un vero turista. Altri vestiti. Ho preso mutande e questi calzini fighissimi. Ok, mi serve altro spazio. Ma questa è bellissima. Queste sono tutte le cavolatine che amo. Abbiamo una valigia e abbiamo un mezzo di trasporto. Yeah! È bellissimo. Si può anche sterzare con il peso e guardate che angolo di sterzo. È la cosa più bella del mondo. Ehi là! Oggi mi farà compagnia il buon Leo, che tra l'altro posso portarmi in lounge, perché con lei posso portare una persona in più. Ma prima una bella pasta. A questo viaggio si riparte. Insalatina, pasta e siamo dei signori. È una dura vita, ma qualcuno dovrà pur farla. Si va a Monaco, dove se tutto va bene si può fare una roba assurda. Guarda che lavoratore. We've now reached our destination. Il sole! Erano 3 giorni che non vedevo il sole. Basta, torniamo al chiuso. Sei pronto per i Würstel più buoni della tua vita? No. Abbiamo i Würstel, abbiamo i pretzel. Come dicono qua, Achten bitte, persönlicher Einsteiger-Abruf. comunque buonissimo. Trenino. Sarà anche comoda, ma sulle scale è la cosa più scomoda al mondo. Stasera ci scassiamo di roba bavarese. Wow. Me le aspettavo più grandi comunque. In più, ogni spesa che faccio con questa carta accumulo punti volare. Quindi offro io. Purtroppo le nostre strade già si separano. E nulla, sono di nuovo solo. Cambiamo terminal. Anche a Monaco c'è un po' di Napoli. È veramente gigante questo aeroporto. Questa valigia è stata l'acquisto più giusto della settimana per ora. Oh yes. Abbiamo una camera, vista parcheggio e torre di controllo. E anche la Germania l'abbiamo conquistata. Domani sveglia prestissimo. Ho dormito benissimo. E adesso andiamo là, con vista su tutto l'aeroporto. Lui fa il plane spotter. Starei qua tutto il giorno a vedere aerei che decollano e aerei che atterrano. Ma il vero motivo per cui sono venuto fin qua è che c'è anzitutto un museo degli aeroplani. Guardate che figo lui. Solo che è tipo tutto chiuso. Cioè pensate a volare con quello. Qua c'è tutto il bookshop e qua c'è tutta la spiegazione storica. Fighissimo il plastico interattivo. Bello, nulla di wow. Però a questo punto qua dentro molto bene. 3,50 €. Questa è la svolta della settimana. C'è il mini golf. Non ha alcun senso, ma è bellissimo. Un po'. Olle!
Sto giocando a minigolf all'aeroporto di Monaco. Non ha senso questa cosa. L'unico problema è che sono le 9:54 e io il volo alle 10:50. Praticamente stanno già imbarcando. Per arrivare al terminal bisogna fare il giro del mondo. Mamma mia, attenzione. Corri Yaki, corri. Vai. Trenino. Sono veramente tirato. Dai, dai, dai. Terminal 1. Di là. Vola Yaki, vola. È gigante sto aeroporto. Un disastro, mi hanno fatto il controllo extra. Non capivano cosa fosse la valigia. È risultata positiva il controllo esplosivi. Non ho capito perché, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia che fatica. Però per il minigolf ne è valsa la pena. Comunque scelta musicale di Ita Airways top. Mina spacca. Rapido scalo a Roma. Grazie mille. Pit stop in lounge. Prossimo volo. We've now reached our destination. Paris. Tra l'altro, l'ispirazione di questo viaggio è il film The Terminal, dove un giovane Tom Hanks interpreta il protagonista che per una serie di motivi burocratici resta bloccato all'aeroporto di New York, non potendo uscire. Ecco, la cosa affascinante è che si basa tutto su una storia vera di questo Mehran Karimi Nasseri, rifugiato iraniano, che avendo perso i documenti e non riuscendo ad avere i permessi e tutto quanto, si è ritrovato bloccato in aeroporto. Ma non a New York, proprio qui a Charles de Gaulle a Parigi. La vera storia è ancora più incredibile di quella del film. In brevissimo, dopo una serie di giri per l'Europa alla ricerca dello status di rifugiato, il Belgio glielo concede, poi lui fa vari altri giri, perde i documenti, finisce qui a Charles de Gaulle e anche se poi la Francia gli dà l'ok, gli chiede per uscire la sua tessera di rifugiato, che però è in Belgio, il quale richiede che sia lui in persona ad andare a ritirarla. E quindi in questo circolo vizioso finisce per vivere 18 anni qua dentro, altro che una settimana. Storia incredibile. E anche il sushi ce l'abbiamo, addirittura davanti allo chef. In tutto ciò abbiamo ufficialmente superato la metà. Il mio piano era di andare al cinema, ma pare che non ci sia più, mentre ci sarebbe una sala giochi, ma sono nel terminal sbagliato e non posso andare dove c'è. Struttura comunque fighissima, logistica terribile. Trenino, dobbiamo andare al terminal 3. Cameretta non male. E anche stanotte siamo dei signori. Bonjour, vendredi. Sto diventando sempre più impresentabile. Ho sbloccato la super velocità. Santo fast track. Adesso faccio come i turisti che prendono souvenir a caso in aeroporto, ma questa volta sono scusato. 2 calamite per la nonna. Che belli macaron. Se ci pensate, prima per dimostrare di essere andati in un posto bastavano i souvenir. Adesso ci vogliono le foto su Instagram. Sempre Sky Priority. E andiamo a fare un salto a Milano. We've now reached our destination. Fa caldissimo. Oggi ho deciso che mi vesto a tema uomo d'affari. Vestiti presi. Lounge. Cambio tattico. Molto bene. Tra un'oretta ho il prossimo volo. Tecnicamente inizia il weekend. Stavo dicendo scomodissima da portare sulle scale. Eccoci. Andiamo a Londra. Tra l'altro abbiamo fatto l'upgrade alla business e ho questo spazio qua. Mi hanno visto vestito bene. Abbiamo anche questo spuntino. Ciao, grazie. Andiamo al 5. Questo aeroporto è gigantesco. Sono 15 minuti di autobus che collega un terminal all'altro e dobbiamo proprio attraversarlo tutto. È che è tutto diviso tra controlli, non controlli. Non so se riesco a entrare, cioè a non uscire più che a entrare. Ovviamente non essendo più Unione Europea, praticamente sono bloccato tra il controllo sicurezza e il controllo passaporti, quindi devo per forza andare di là e non posso andare di qua. È a senso unico. Comunque credo che con la tecnologia di adesso sia impossibile fare quello che ha fatto il nostro amico iraniano. Treno, è un labirinto. Altro treno, sono 3 ore che sto prendendo solo mezzi e spostandomi da una parte all'altra dell'aeroporto. Forse ci siamo. Molto British. Oh, adesso ragioniamo. Domani esploriamo per bene. L'obiettivo di oggi è tornare presentabile al 100%. Cartoline, calamite, ma soprattutto c'è lui, il negozio di Harry Potter. Cioccorane, francobolli, queste per le nonne. Molto bene, anche questo si può fare in aeroporto. Comunque se avete nonni, mandate loro una cartolina, perché è una roba che sicuramente apprezzeranno, visto che non ne ricevono più da anni probabilmente. Quindi nonne che state guardando questo video, fatemi sapere se avete ricevuto la vostra cartolina con la regina. Ciao nonne, vi voglio bene. Pranzettino da Gordon. E che fai, non prendi un fish and chips? Con tanto di mac and cheese? È buonissimo. Grazie. Ok, da qua dovrei andare all'altro terminal, solo che non si può andare perché sono entrato di qua, quindi devo aspettare un tizio che mi scorti fuori dal terminal, perché non si può uscire da qua. Quindi sono ufficialmente bloccato in aeroporto per davvero. Forse ci siamo. Forse. Thank you. Ci siamo. Ok, mi ha scortato l'omino della sicurezza. Siamo all'uscita del terminal. Adesso andiamo nell'altro terminal. Ma soprattutto qua dentro c'è un barbiere. Mi sento molto poco al sicuro.
Guardate qua che roba. Missione capelli compiuta. Ora bisogna solo arrivare al terminal giusto. Il treno. E così il fast track mi salva di nuovo. In tutto ciò compreso abbiamo il livello club premium di volare, il programma fedeltà di Ita Airways, che ci dà un sacco di cose. Altro giro, altro volo. Si torna a Roma. We've now reached our destination. Abbiamo l'altra lounge, Piazza di Spagna. Là là. Tavolini, cibo, area relax e dulcis in fundo, cucina a vista e forno per la pizza. L'unico alimento che non avevo ancora mangiato. Posso dire meglio di Gordon Ramsay? Posso? Tecnicamente tra l'altro è l'ultima cena. E via. Bellissimo l'uomo di Vitruviano. C'è l'aeroporto deserto. Non mi sembra vero che negli ultimi giorni ho girato tutta Europa e sono sempre rimasto in aeroporto. Ultima notte, signori. A domani. Domenica mattina, corsettina qua sul tapirulan. E anche l'allenamento ce l'abbiamo. Comunque tra souvenir e cose varie qua siamo un po' tirati con lo spazio. Ultimo saluto alla lounge. Colazione, muffin. Ormai questa è la mia seconda casa. Succhino. Mi spiace quasi che sia finita questa settimana. Prima di tornare a casa però We've now reached our destination. Palermo, mare. Ora, siccome non abbiamo più spazio, altra valigia. E la cosa fantastica è che sempre grazie alla carta su ogni volo Ita Airways si ha la possibilità di imbarcare un bagaglio extra. Quindi siamo a cavallo. Imbarchiamo questa adesso la riempiamo di cannoli. Valigia imbarcata e abbiamo il mare, signori. Sì, sono venuto qua solo per vedere il mare, ma già che ci siamo, arancina e un bel cannolo. Ultimo acquisto. Chiudiamo col botto. Cosa non si fa per i cannoli? Ultimo aereo. Abbiamo l'area furtiva che non posso inclinare. Ciliegina sulla torta con tutti i punti volare che ho accumulato durante questo viaggio. Posso prendermi un altro volo. Per dove? Lo vedrete prossimamente. È finita! Quindi si può vivere una settimana in aeroporto senza farsi mancare nessun comfort? Assolutamente sì! È una cosa intelligente e che consiglio di fare? Assolutamente no, non la consiglio a nessuno. Oh, finalmente nel mondo vero. Quindi un super grazie alla nostra compagna di viaggio, da Yaki e dagli aeroporti. Era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao 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 ciao.